perché la grafica non c'era verso di impostarla come al solito. Quindi mi arrendo, almeno che non registro i video e le dirette saranno così. Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati. Allora, io sto meglio, quindi mi sto riprendendo, sono pronta in nuovo a lavorare. Adesso vi aggiorno un attimo su quello che sono riuscita a fare sti giorni. Non sono tantissime cose, però importante è che, insomma, che ci teniamo in contatto. Io spero che mi sentiate, quindi se c'è qualcuno vedo, mi scrivo un messaggio, qualcosa, così so se l'audio è giusto oppure no. Da dove iniziamo? Allora, iniziamo dal post che avete già visto sia sulla community che sui social. Allora, vista così non sembra niente di che, sembra giusto una striscia a punto basso di eh, fioc color. In realtà ci sono sia il fioc color che il fiocottone, però non è finita e sarà una pochette, è da tanto che non la faccio, una pochette sul mio canale. Ehm, Forse non andrò a utilizzare neanche la rete perché comunque è lavorata col 2,5, quindi è bella stretta. Dopodiché, se ci metto una stoffa leggermente più sostenuta, non c'è bisogno. O io non vedo le chat o voi non mi scrivete nulla perché avrei bisogno di sapere se mi sentiate e se il volume è giusto. Non so perché, ma non riesco. No, non vedo niente se mi scrivete. Comunque, la pochettina non è questa. Questa è solo l'inizio, solo una parte, perché dall'anno scorso per motivi di mancanza di tempo, perché il lavoro quando è tanto sono fuori casa anche 10-12 ore, allora cerco di portarmi avanti sempre nei progetti e tutta quella parte che è, scusate, tutta quella parte che ehm, posso portare avanti, quindi crearla senza che vi metta in difficoltà nelle spiegazioni, io me la porto avanti. Quindi questa strisciolina che vedete qua ci sono tutte i cappietti, no? L'ho messa a fuoco qua. Mi raccomando, che lo dirò anche nel video, quando andate a farla dovete dopo tirarla perché qui dove io ho nascosto dovete tenere ferme con le mani, con le dita questa parte e poi tirare che sia il giusto, cioè nel senso non si deve arricciare. Fortuna che 2 secondi fa dicevo sto bene e mi arriva di nuovo la tosse, ma perché sì, sto bene rispetto alla settimana scorsa, sto benissimo. Ehm, ma è comunque un residuo, cioè un raffreddore avuto nel periodo caldo è un po' più pesante rispetto a un raffreddore avuto quando fa freddo, almeno a me succede così. E ok, scusate, ho bevuto un po' di acqua. Poi non è finita, ehm, c'è un gioco anche un gioco di posizioni dei colori e dai, non vi dico altro perché sennò dopo vi annoio quando vi esce il progetto. Comunque l'idea è di una pochettina. Mettiamola via. Poi eh, io ho anche rimanenze di cordino in casa. Questo è un cordino Lures che ho preso sul sito di Filati Discount, ma proprio all'inizio. Ho fatto una borsa e mi era rimasta tipo, non dico una metà di una rocca, ma più o meno. E sapete che adesso mi sto divertendo a fare i mercatini, devo dire che è molto divertente. Non sono organizzata. Se avete visto uso cose che ho fatto per il canale perché ne ho veramente tante cose, poi io faccio anche delle cose fuori
rispetto a quello che voi vedete e, e fra un po' non ci sto più perché ho l'armadio pieno, cioè le male, le giacche posso anche metterle, però ci sono mm, certe cose che non posso mettere, cioè ho 100.000 borse, non posso usarle tutte perché non ci starei più. E quindi anche col cordino che avevo in casa ho fatto questa pochettina, è veramente basica. Adesso sta a voi decidere se volete vederla come si fa, è molto semplice e anche qui come si chiama, la tracolla è molto molto basica, molto facile. Non so perché l'ha messa a fuoco, non è un granché, però comunque la vedete. E se vi piace, scrivete nei commenti, io li leggo e ci organizziamo a farla. Un cordino qualsiasi va bene per questo progetto, va bene anche un cotone un po' sostenuto, quello che avete in casa, quindi un progetto dove non c'è un grande investimento come spesa. Ah, anche lei, cioè, ormai credo che l'avete capito, l'ho fatta con le rimanenze, ma quando parlo di rimanenze parlo anche di qualche metro, perché qui ci sono 25 punti e sono due righe a punto basso, quindi parliamo di pochissimo filato. Proprio quei piccoli gomitoli o piccole striscioline che avete messo da qualche parte che non sapete cosa farne, ecco, questo è il progetto giusto. Allora, ho fatto il campione con il Matera, un filato particolare e a dir poco, è molto molto particolare, cioè a dir poco perché eh, è uno di quei filati che bisogna utilizzare dei punti super 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 semplici, tipo maglia alta, non maglia bassa perché il risultato è un po' pesante, oppure dei punti a rete. Io ho utilizzato il 5 meso, però potete utilizzare anche un uncinetto molto più grande perché devo dire che lo merita. Quindi, ehm, se volete fare proprio una roba molto leggera, molto estiva e aperta, un uncinetto grande, vi consiglio anche il 6 mezzo 7 e buttate lì qualcosa molto aperto, una giacchina a rete o semplicemente appunto alto la sera magari e, e va benissimo, non dovete impazzire con i conti con qualcosa di diverso. Mettiamolo via. Poi ho fatto anche la prova col, vi dico il nome che mi dimentico, Cotton Lux. E il progetto del Cotton Lux è quella canotta che avete visto sui social ma anche su YouTube, dove lo indossavo, l'avevo fatta con il Baby Soft, ecco, non mi ricordavo il nome, vabbè che quello è un prodotto talmente particolare e fantastico che è raro da ritrovare e chissà se Filati Discount ci sente e ce lo recupera ancora. Bellissimo, veramente bellissimo. Come si lavora? Allora, parliamo di un cotone non molto ritorto, si lavora benissimo, è tipo come il positano oppure come il cotone ecologico, ok? Quindi se conoscete l'oro, conoscete, cioè immediatamente vi rendete conto anche di come si lavora. E quindi un prodotto che ha le fibre che si aprono, sicuramente dopo il lavaggio sarà ancora di più, quindi lo vedo ideale anche per i pantaloncini che ho fatto. È anche l'Urex, però l'Urex è talmente leggero e elegante che è molto bello perché è tono su tono, quindi è rosso e il Lurex è rosso, quindi ottimo prodotto, sono contenta. Per quanto riguarda il progetto della settimana scorsa con la borsa, con il Crazy e poi la canotta, sono ancora lì, quindi non le ho portate avanti, di conseguenza non le ho presi su per farveli vedere. Adesso
tra tutti questi che ho iniziato, che sono una borsa, due canotte, no, sono due borse, vabbè, questa è una pochettina, quindi due borse e due canotte, ancora non ho deciso cosa andrò a portare avanti per la prossima settimana. Magari, ecco, se siete curiosi, qualcosa vi interessa molto più velocemente rispetto agli altri, scrivetemi nei commenti, anzi mi date una mano così mi ci butto su qualcosa. E, ah sì, ho finito la giacca Flor. Ok, è un nome talmente semplice perché è tutta a fiori e l'ho finita praticamente all'ultimo. Mi ha fatto impazzire a nascondere tutti quei cappetti. E infatti, adesso che rimanga tra di noi come se nessuno vedesse il video, però in realtà siete centinaia, migliaia. E quando ho fatto le foto i cappetti c'erano già. Però io volevo caricarlo entro la settimana, perché se no questa giacca me la portavo avanti per la settimana prossima e non avevo niente di pronto, perché tra organizzare il mercatino e comunque sistemare un po' di cose, eccetera, perché certe borse, sono sincera, io non le fodero perché secondo me sono inutili da foderare, però per me sono inutili. Magari chi mh, va a prendere una borsa preferisce averla foderata oppure chiusa. Nel senso, qua vedete che non ho messo niente in questa borsa, non ho messo niente perché secondo me è inutile, è molto alta e mettere qualcosa per chiuderla non ha senso. Però devo mettere un bottone. Ah, questi cosa sono? Ah sì, sono degli elastici da usare, molto facili da fare. Potete farli anche come regalo. Mi sa che c'è anche il video sul mio canale adesso che ci penso. Ok, la maglia, la giacca fiori. Allora, un po' di indicazioni per il filato, forse vi serve un po' di più rispetto al video progetto che è già uscito stamattina. Vi dico, ho usato tipo questo è il fioc cotone normale, questo è il fioc color. Poi cosa abbiamo? Adesso mano a mano mi li ricordo. Questo è il cotone biologico dove ho fatto la maglia, se ve la ricordate, poi i pantaloni Sahara li ho fatti, poi Fiocolor, Fiocolor. Il Positano da qualche parte c'è perché mi ricordo, eccola qua. Questo è il Positano. Quindi dovete utilizzare quei filati che si possono lavorare col 3. Nel senso, qui sul tavolo ne ho già uno perché il Cotton Lux fareste leggermente fatica perché non è molto ritorto, ma è molto facile anche da lavorare col 3. Quindi avete dei filati dove dovete utilizzarli, potete utilizzarli anche in questa giacca. Questa giacca l'avete vista è corta, però nulla vi vieta di aggiungere delle righe qua giù e andare a farle più di una. Oppure, che ne so, non vi piace averle la carica proprio sul busto, potete trasferire, tra virgolette, le mattonelle sulle maniche, quindi andare a fare due mattonelle per manica e lasciare il corpo pulito, quindi solo col motivo greni. O ancora meglio, se l'avete visto, perché di solito l'ultima parte dei miei video non viene mai vista, ma lì ricevete ancora delle indicazioni. Potete farla a canotta, cioè a maglia, nel senso che fate mattonella davanti e indietro, quindi è cucita qui sul davanti e la indossate come una canotta. E devo dire che ci avrebbe il suo perché. È quasi quasi più elegante rispetto a una giacca. Insomma, le indicazioni non vi mancano, direi che non vi mancano proprio. Bene, noi per oggi abbiamo finito, siamo stati in diretta quasi 15 minuti. Io spero che nella chat veramente non avete scritto nulla perché non mi è arrivato nessun messaggio. Sto imparando perché con le dirette devo dire che
dopo l'aggiornamento che hanno fatto, devo dire che è leggermente sia più semplice ma più complicato perché in automatico attivano delle funzionalità che prima non c'erano. Ragazzi, vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo venerdì prossimo. Ancora non ho deciso i podcast se saranno sempre in diretta o registrati. Importante è che comunque in qualche modo ci teniamo in contatto e sarà una rubrica che piano piano prenderà piede. Non so se rimarrà il venerdì o faremo magari il sabato, che ne so, sabato pomeriggio o domenica pomeriggio. Adesso mi organizzo un attimo e poi mano a mano, come ho imparato a gestire un po' meglio i video progetti, imparerò a gestire un po' meglio anche questo. Mi raccomando, scrivete tutto quello che volete nei commenti e cosa vi piacerebbe vedere anche per prima come progetti già iniziati. Ne ho 4 per ora. È vero che l'ho detto anche per ora. Bene, ciao e buona giornata.